quando Tarscito mi ha chiesto di dargli una mano in questa avventura, sono stato un po' perplesso perché solitamente non curo mostre, o perlomeno non lo faccio da tanti anni, però io conosco Tarscito credo da più di 20 anni ed è una persona che mi infonde un senso di pace, di sicurezza, di amore, come diciamo. Per cui ci siamo buttati in questa avventura. Da una mostra ne sono nate 3 e la molteplicità credo che sia una delle caratteristiche sia mie che sue, e quindi abbiamo cominciato a lavorare insieme a Marco ed è stato un po' come il nostro angelo custode che ci ha seguito un po' in tutte le nostre elucubrazioni. Fisicamente questa cosa ha preso la forma di una mostra a Firenze, a Bologna e nel Museo Brunori, che è un posto molto particolare nel mezzo della campagna tra Forlì e Cesena. E abbiamo voluto mettere un po' tutto il mondo di Tarscito, spargendolo un po' in questi 3 luoghi. E da questa cosa è nata anche un libro, che è questo. E abbiamo voluto fare non un catalogo ma un libro che riunisce tra l'altro tantissime persone che nel corso del tempo, nel corso degli anni hanno parlato di Tarscito, da Alessandro Mendini a Gianni Pettena, che ha scritto, molti hanno scritto apposta per questo testo, ed è venuto fuori una cosa veramente di una certa intensità. Io ho scelto tra l'altro di mettere insieme a Tarscito in questo testo, in questi libri, soltanto le ultime opere, e anche perché trovo che Tarscito ultimamente, come dire, abbia raggiunto una certa maturità, forse ha raggiunto un termine improprio, perché in realtà è un percorso sempre in evoluzione. Diciamo che è arrivato a un punto in cui si è asciugato, secondo me, per cui le ultime opere sono più semplici da un punto di vista, e il raggiungimento della semplicità è una cosa molto difficile. Sono Livia Toscani Lucellai di Otto Luogo dell'Arte a Firenze. Abbiamo inaugurato stasera la mostra personale di Tarscito, Divine Allure, Guerrieri d'amore. Tarscito lo conosco da quando avevo 15 anni, ha fatto parte della mia adolescenza, all'epoca quando c'era ancora Sciama, ha frequentato la nostra casa e ha fatto parte anche del gruppo di Megalopoli che lavorava per Agneta Holst. Sono felice perché sono passati quasi più di 30 anni, ci ritroviamo in una terza vita, io potrei dire che sono nella mia terza vita, e omaggiamo stasera la serata per Tarscito e con affetto per quello che è stato in passato e che ha rappresentato per me e per quello che potrà rappresentare anche in futuro, visto che parliamo di arte nuova comunque. Anch'io ho conosciuto Tarscito negli anni, seconda metà degli anni '80, sempre per Gianni Pettena, l'architetto Gianni Pettena, e per Agneta Holst, la mamma di Olivia. Con lui diciamo c'è stato nella sua galleria di Bari, che allora aveva lo speciale a Bari, c'era un punto di incontro interessante anche internazionale nel momento che c'era l'Expo Arte alla Fiera di Bari. C'era un momento magico in aprile, sempre marzo-aprile, dove c'era un sacco di incontri, un sacco di persone che arrivavano in questa galleria. Frizzante. Sì, e Tarscito
niente, è un grande animatore, un grande trascinatore e mi è sempre piaciuto nel suo lavoro questo aspetto del meraviglioso, dello stupire. Il guerriero d'amore è un concetto che ho ricevuto come ispirazione molti anni fa, nel 90. Ho cominciato a lavorare su questo concetto e continuo. In questo momento qui vedremo delle opere nuove fatte in occasione di questa mostra. Il guerriero d'amore sono io, il guerriero d'amore sei tu, il guerriero d'amore è in ogni persona, in ogni creatura, in ogni essere vivente. Guerriero perché non è il tempo di essere pigri, è il tempo di essere allerta, svegli, pronti. Però d'amore, la guerra è una guerra d'amore, è una guerra di gentilezza, è una guerra di sorriso, è una guerra di verità. Voglio essere vero, voglio essere pronto, voglio essere sorridente e voglio dare qualcosa a te. Non c'è più tempo, ognuno si armi della propria qualità e questa qualità diventa la tua arma, l'arma al positivo, ma potente, forte, perché viene dal tuo spazio interiore. Probabilmente la tua arma è l'unità. Ti senti un uomo o una donna unito, unita, senti l'unità dentro e vedi anche fuori sul pianeta l'unità. Lui con tutti i suoi viaggi che ha fatto in India, la sua cultura, e c'è questo approccio tra la spiritualità e l'arte che è una cosa molto interessante, soprattutto in questi periodi di carenza, sì, ed un futuro incerto. Il pianeta Terra non è stato creato diviso in frammenti. Il pianeta Terra è stato creato uno, dove anche la creatura, l'essere vivente, può sentirsi uno. Per cui l'ispirazione mi ha dato la possibilità di mischiare le nazioni. Per cui in questo momento due nazioni che sono semmai in guerra possono, la mattina alzandosi, non ritrovare più la terra che è il contenzioso della guerra. E per cui un pezzo di quella terra è vicino alle Bahamas piuttosto che vicino alla Puglia o la Polonia o qualsiasi luogo. Tutto è mischiato per ritrovare l'unità. Qui è molto interessante vedere il lavoro che è stato fatto sulla superficie, quindi queste mappe che erano già presenti nei primi lavori di Bari di decine d'anni fa. Mi ricordo il mondo dove camminavi sopra, il letto dove dormivi. Qui abbiamo ancora una metafisicizzazione aggiornata sì, ai tempi nostri. E molto belli i materiali oro e aiuta, c'è questo contrasto che dà energia perché sono sempre due forze, due letture completamente diverse, anche se il significato dell'oro che ha lui è diverso da quello che diamo noi, no? Comunque è sempre preziosità. Come forza spirituale, no? Questa è la possibilità di un'arma d'amore, l'unità, oppure le radici. Sento le mie radici, dalle mie estremità sorgono le radici per onorare la madre terra, ma anche i miei capelli diventano radici celesti verso l'alto, vanno a toccare il cielo, vanno a toccare gli abitanti del cielo, vanno a toccare e ad onorare la parte più pura di me, per cui io, tu, connettore di terra e cielo. Oppure un'altra possibilità di arma d'amore è la fioritura. Come se io ti incontrassi e potessi dirti: ti vedo rifiorita,
o ti vedo rifiorito, significa che vedo il tuo corpo come se fosse in fiore, il fiore bellezza, il fiore profumo. Vorrei andare sul pianeta Terra con la leggerezza, la fragranza di un fiore. Un altro guerriero d'amore ha l'arma della parola buona. È una tecnica questa molto potente, dove io posso controllare il suono che posso emanare attraverso la mia bocca, le parole, che siano parole di bontà, parole in positivo, ben sapendo anche il negativo, ma è come un'ombra che voglio illuminare dalla parola buona. In questo caso c'è il corpo di un essere umano che è riempito, attraverso addirittura le persone che vogliono condividere, di biglietti di comunicazione in positivo, in bontà, di bellezza. Sono parole o piccole frasi che le sacre scritture o parole di persone straordinarie, da Gandhi a Don Tonino Bello, a Tagore, a Gesù o San Francesco o Osho, Ivanov, Steiner, mi prestano per aumentare questa possibilità di buona comunicazione. Ancora, il guerriero d'amore vaso. Può darsi che la tua specialità, la tua aptitudine sia l'apertura, essere come un vaso per ricevere il succo della vita, l'elisir della vita, per ricevere le informazioni celesti. Tashita è una persona, per me, per noi, sempre molto improntata così all'altruismo, alla generosità in tutti i sensi. Quindi, all'elargizione. Sì, all'elargizione della propria generosità. Sì. E del proprio anche così sentire, no? Sentire. Tu, io siamo tutti come dei vasi, semmai puliti dentro, semmai vuoti per ricevere la meraviglia. Oppure c'è un'altra serie di opere legate ai sensi, per esempio il senso del vedere, dell'occhio. Io voglio vedere l'unità perché sento l'unità dentro di me. Ho l'orecchio. Cosa significa? Ascoltare l'unità del pianeta per ascoltare l'unità dentro me stesso. Oppure il gusto, sentire il sapore dell'unità con te, con me stesso, con tutte le creature. O il tatto, il sentire mani e piedi per onorare il pianeta Terra. E a proposito delle mani c'è un finale, un grande vaso, per cui una possibilità di ricettività creata dall'unione di questo miracolo che è la mano. Donaci la grazia dello stupore. Il mondo ci ha rubato la capacità di trasalire. L'anima è riarsa come il greto di un torrente senza acqua. Le falde profonde della meraviglia si sono prosciugate. Restituisci il gusto delle esperienze che salvano e non risparmiarci la gioia degli incontri decisivi che abbiano il sapore della prima volta.